Raga, buongiorno, ma soprattutto buongiorno da questa fantastica nevicata che... Ok, adesso si vede. Che spettacolo. E io oggi volevo andare a vedere il bivacco, ma ci vado lo stesso. Faccio questa bella camminata sotto la neve. Come vi dicevo, oggi vorrei riportarvi al bivacco che vi ho fatto vedere qualche giorno fa quando siamo andati a correre. So che oggi ci vado camminando, quindi vi faccio vedere più con calma il bosco e il bivacco stesso. E praticamente percorrerò una parte di sentiero che fa parte dell'Upplandsleden, che è la rete sentieristica della regione. Leden ovviamente il cammino, perché se conoscete il Kungsleden, che è il cammino del re, Leden è il cammino appunto, quindi il cammino dell'Uppland, che è la regione dove sta Uppsala. E sarà una cosa molto breve, cioè per arrivare al bivacco ci vorrà un'ora e mezza, niente di che. Però visto che è l'ultimo giorno che sono qua, la mattinata me la passo in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi, e poi oggi pomeriggio si farà altro e domani, ahimè, bisogna tornare in Italia. Va bene, quindi andiamo. Beh, allora mentre venivo in qua, mentre stavo camminando nel bosco, ovviamente ho iniziato a pensare, perché camminare sapete che aiuta sempre un sacco a pensare, e stavo pensando a quanto è incredibile quanto la vita al giorno d'oggi stia diciamo andando a una velocità assurda. Come avete capito, iniziamo un discorso un po' un pippone filosofico, ma sapete che ogni tanto mi piace parlare di queste cose. E niente, appunto, stavo pensando che al giorno d'oggi stiamo veramente andando tutti quanti, perché nessuno escluso, a una velocità folle, e non riesco veramente a capire per quanto si possa tenere questo ritmo. Io adesso, come sapete, se mi seguite da un po', ho deciso di prendermi questo anno di sabbatico, questo anno di pausa dal lavoro, per farmi un po' di esperienze, dopodiché dovrò anch'io valutare cosa fare, perché la pacchia non dura per sempre, per fortuna. Però in questa settimana qua in Svezia ho proprio deciso di visitare sì posti, vedere cose, ma di non correre, cioè non concentrare in una settimana di attività la maggior quantità possibile di cose, che è una
è una cosa che al giorno d'oggi si fa con tutto, cioè fare tanto, dover produrre, dover essere efficienti, dover sfruttare ogni singolo secondo della giornata per creare qualcosa e non ci si riesce mai a fermare, non c'è mai un momento per se stessi, non c'è mai un momento per rilassarsi veramente, se c'è dura poco e comunque con la testa non abbiamo realmente staccato, perché è inutile negarcelo, se anche ci prendiamo mezz'ora per fare yoga, non è quella mezz'ora al giorno che ci allena a rilassarci, che ci porta in quello stato di calma, diciamo un po' più umana. E quindi sì, stavo pensando proprio che siamo arrivati a sfruttare ogni singolo secondo della giornata per far girare soldi, per far sì che ognuno di noi faccia il suo compito da consumatore, che spenda, che guadagni per spendere, ed è veramente un circolo vizioso, perché non è un circolo virtuoso, questo è un circolo vizioso. E fra l'altro adesso sto anche leggendo un libro che riguardo a questi ragionamenti non fa affatto bene, nel senso che ti fa fare ulteriori domande, che è Sapiens di Harari, e appunto pone diverse volte l'accento sul fatto che nel corso della nostra evoluzione siamo passati da una condizione che apparentemente era disagevole come quella dei nostri antenati a una situazione come quella di oggi, in cui sì, ci siamo evoluti per tante cose, abbiamo creato tanto, abbiamo migliorato tanto, ma in realtà abbiamo anche peggiorato tantissimo, nel senso che se pensiamo alla condizione di vita di un essere umano di oggi che deve passare 8 ore di lavoro a fare le stesse cose, appunto per 8 ore in maniera abbastanza automatica e meccanica, è abbastanza alienante, quindi sì, una volta magari è vero avevano difficoltà perché potevano essere attaccati da animali feroci piuttosto che essere colpiti da malattie gravi e non c'era nessuna cura. Oggi abbiamo tutto per difenderci da queste cose, ma in compenso abbiamo un rapporto con noi stessi, con la natura che ci circonda, con la nostra vita che è completamente folle se visto da fuori, secondo me. Poi magari è un'idea sbagliata, dopo ovviamente ognuno di noi ha i propri punti di vista. Io però penso che insomma siamo arrivati veramente a un punto di follia totale. Quindi sì, niente, ecco, tutto questo per dire che adesso ero in mezzo al bosco, stavo camminando, sembrava quasi di essere sperduti, non si è realmente sperduti perché comunque si sentono i rumori, presumo, di treni che passano qua abbastanza vicino, però vabbè, insomma, fino a che non sono arrivato qua non ho incontrato nessuno, quindi ero abbastanza in mezzo al niente. E sì, appunto ho riflettuto un po' su questo aspetto di fretta. Fra l'altro, tornando al discorso di prima, sono contento che appunto questa settimana mi sono goduto la mia esperienza, ma mi sono preso anche dei momenti per stare in casa da Gabri, semplicemente a leggere o a riposarmi, e uno dice: ma cavoli, sei in Svezia, ci stai una settimana, sfrutta ogni secondo. No, voglio abituarmi un po' di più a rilassarmi in certi momenti, e quando faccio le cose le voglio fare in maniera focalizzata, perché sono poche durante la giornata, non sono 1500 una cavallata all'altra e con tutta la frenesia che il mondo ci sta buttando addosso. Quindi sì, niente, scusate questo pippone finale di questa serie, ma sapete che ogni tanto mi piace parlare di queste cose, anzi, se tra i commenti volete dirmi anche la vostra, ne sono ben contento. Vedete che camminare in mezzo alla natura serve sempre è sempre utile. A proposito, poco fa un'altra cosa che mi ha fatto riflettere molto è che stavo guardando il film di Cognetti, non so se l'avete visto, nel caso ve lo consiglio, e a un certo punto sta parlando con un signore che insomma diciamo alla fine della sua esistenza, perché è una persona di 70-80 anni, adesso non ricordo, che sta arrivando tra virgolette alla morte in maniera molto serena, perché ha vissuto una vita che gli è piaciuta, è stato soddisfatto delle scelte che ha fatto. E parlando appunto del fatto della morte, gli chiedeva se appunto avesse paura di morire, e lui ha risposto di no, perché appunto era a posto. E una frase che mi ha fatto riflettere è stata: il problema è che non ti fanno morire, perché comunque ci sarebbe un consumatore in meno sulla terra. E questo è purtroppo ad oggi è vero, sempre ricollegato al discorso di prima. Ad oggi non si fa altro che produrre per consumare per produrre. Questo modo ci sta un po' mangiando, secondo me. Poi con questo non voglio dire che io non lo sono, perché ragazzi, ognuno di noi c'è dentro questo meccanismo e non è assolutamente facile uscirne. E come si parlava l'altro giorno, che stavo parlando con Gabri di questa cosa, sì, il metodo ideale probabilmente sarebbe quello di riuscire a sfruttare, tra virgolette, questo sistema che abbiamo intorno, scendendo a compromessi e girarlo a nostro favore. Discorso molto ampio, molto difficile, molto filosofico, ma
effettivamente si fa un po' fatica a cambiare il sistema, quindi a quel punto secondo me bisognerebbe valutare come usarlo a proprio vantaggio il meglio possibile. Però ripeto, discorsone proprio lungo. Adesso mi godo questa tisana bollente, mi mangio un altro bel panino di pane polare, ragazzi, che è stata una scoperta a proposito, sempre legato a questo discorso, questo pane è molto buono e crea dipendenza perché dentro c'è dello zucchero. Ricordatevi questa cosa, lo zucchero non è proprio il nostro migliore amico. Comunque vabbè. Adesso sto qua un altro pochino, magari mi guardo un altro pochino il bivacco perché è veramente molto carino, e poi torno a casa a pranzare e poi vediamo dopo cosa si fa. Ripeto, se vi va di ampliare questo discorso scrivetemi nei commenti e ci vediamo più tardi. E come ultimo pranzo, polpette svedesi. Vabbè, direi che ci sta, E intanto qua continuano a venire dei fiocchi di neve, rende tutto molto magico. Io adesso torno per l'ennesima volta al supermercato, che vado a comprarmi un po' di schifezze da portare in Italia, perché letteralmente andrò a comprare solo dolciumi e altre robe molto grasse. E niente, sta concludendo questa avventura che mi è piaciuta veramente un sacco. La Svezia è veramente un posto super figo. Dopo ovviamente, come in tutti i paesi, hanno anche i loro problemi, però questa atmosfera nordica devo dire che ha confermato le aspettative che avevo. Che figata. Quindi adesso niente, mi reco là e non vi farò vedere le ennesime cose perché non voglio essere ripetitivo, e magari ci vediamo più tardi, così vi faccio salutare anche da Gabri. Beh, ecco, se c'è una cosa che mi mancherà saranno le casette della Fisher Price. Mamma che belle queste casette rosse, le voglio anch'io in Italia. Qualcosa da dichiarare? Ah, mi stai facendo un video? Sì. Cosa devo dichiarare? Abbiamo la casa che è un macello. No dai, non dire così. Invece è la verità. Invece così. Va bene, allora io ti ringrazio per questa settimana di ospitalità. Svago! Vuoi salutare i followers? Ma stai facendo davvero... Sì, è un video. Ciao followers di Stefanino, di Stefano Marchi, anche detto Peppi. Ci vediamo sul canale! Yeah!